Ieri è successo un qualcosa che non mi aspettavo. Dopo aver pubblicato il video di rimostranze verso la polizia che non svolge bene il suo opero di difesa del popolo, ma solo di difesa dei poteri forti. Ecco, ho ricevuto, al di là dei mi piace, condivisioni, commenti, apprezzamenti, al di là di quello, ho ricevuto diversi contatti, avendo su Facebook e su YouTube amici internazionali, diverse persone che si sono interessate al problema perché hanno visto, cavolo, stai facendo un video, di che stai parlando? Al di là della traduzione, che cos'è la TAP? Che cosa sta succedendo in Salento? Perché stanno abbattendo gli alberi d'ulivo? Ecco, mi sono reso conto che c'è tantissima gente, anche italiana, che non sa di che cosa stiamo parlando. Quindi forse conviene abbassare un attimo il punto zero e iniziare da capo, iniziare a spiegare che cosa sia effettivamente la TAP, questo progetto, e perché noi stiamo protestando. Ecco, io non sono lì in Italia, quindi non riesco a permettermi di lottare, ma ci arriverò verso Pasqua, inizierò a lottare anch'io con qualche bandiera. Allora, la TAP. TAP è un acronimo che significa Trans-Adriatic Pipeline. È un gasdotto che serve per evitare a livello teorico la dipendenza energetica dalla Russia. Quindi, visto che noi prendiamo il gas, che dicono che sia la fonte non rinnovabile più pulita al mondo, va bene, ma la prendiamo quasi esclusivamente dalla Russia e quindi l'Europa questo monopolio non va bene, questa dipendenza, questa sudditanza non va bene. Cerca di trovare gas da un altro punto e lo trova dall'Azerbaigian, dal Turkmenistan, da queste regioni. Ora bisogna far arrivare il gas da questa parte dell'Asia fino all'Europa. Ovviamente il canale principale è l'Italia, per due ragioni. Primo, perché fino ad Ankara c'è un'altra rete di gas e in Italia abbiamo un'altra rete di gas. In Italia la rete di gas si chiama SRG, Sirum Rete Gas, o qualcosa del genere. Serve un collegamento fra queste due reti di gas. Ecco, questa è la TAP. È quel gasdotto lungo 878 km che collega la parte della Turchia alla parte italiana. Questo gasdotto passa per il confine turco, la Grecia, l'Albania, il Mar Adriatico e arriva in Italia. Ecco, parlando a livello di numeri, ci rendiamo conto che la nostra protesta è relativamente insensata, perché sono 878 km, di questi 550 sono in Grecia, quindi la grande maggioranza, e lì nessuno si lamenta. 215 km sono in Albania e neanche lì sembra che ci siano problemi, perché almeno per le notizie ufficiali che escono fuori da questi paesi i lavori stanno procedendo normalmente. 105 km sono in mare aperto, quindi nel Mar Adriatico, e 8 km, solo 8 km sono nel Salento. Ecco, il problema è quel solo. Parlando di solo 8 km, ti dicono: ma che cazzo stai a fare? 8 km lascia stare. Il problema è che sono 8 km. 8 km di costa, 8 km di campagne, di ulivi sradicati, che noi non li vogliamo sradicare, non li vogliamo rovinare. È un'opera che serve all'Europa, ma è un'opera che sta dentro casa nostra. E se ci permettete, dovete avere il nostro nulla osta. Il nostro nulla osta non ce l'hanno. Questo è quanto. Ora, è un'opera che effettivamente può servire, può avere un senso. Ci sono degli esperti che dicono che in Azerbaigian, in Turkmenistan, il gas sta per finire, quindi quando arriva la soglia di metà consumo del gas, ecco, inizia a essere in declino quel giacimento. Questo si prevede che sia nel 2023. Quindi stiamo costruendo un'opera che entrerà in funzione a metà del 2020, per poi raddoppiare il suo quantitativo di gas trasportato, quindi da 10 miliardi di metri cubi promessi nel giro di un anno dovrebbero diventare 20 miliardi per andare a soddisfare il fabbisogno di 7 milioni di famiglie europee. Ecco, quando poi nel giro di 2 anni già la produzione inizierà a calare e si dovrebbe estinguere prima o poi, soprattutto con questi ritmi di estrazione. Quindi di cosa stiamo parlando? Di che investimento stiamo parlando? Siamo sicuri che questi soldi non potevano servire per essere investiti in energie rinnovabili e senza rompere alberi d'olive, senza sradicarli, senza far incazzare una popolazione che adesso non crede più nella rappresentanza, non crede più nella politica e ovviamente nell'Europa?
Noi siamo arrabbiati per questo, soprattutto perché poi è successo un qualcosa di ovvio per loro. Quest'opera così ambiziosa che serve per l'Europa è diventata un'opera di interesse comune a livello europeo, quindi è arrivata in cima alla priorità europea che ha la facoltà di decidere al di sopra del territorio. L'Europa vuole questa opera, se ne sbatte che noi non la vogliamo, l'opera si fa. Complici anche i politici italiani che tramite il Consiglio di Stato e tramite i TAR approvano queste sentenze. Ecco, c'è da dire che i politici comunali che si stanno impegnando tanto, quelli provinciali e anche quelli regionali, non vogliono questa TAP. Con diversi livelli di impegno si stanno attrezzando per protestare oppure no. Però comunque non succede niente, perché quando i poteri forti, quando l'Europa e l'Italia vogliono quest'opera, ce la mettono in culo alla grande, ecco. Sostanzialmente è questo. Ora, i motivi della protesta, ve l'ho detti quali sono, più o meno, sono che noi non vogliamo quest'opera, che stanno rovinando il nostro territorio. Il nostro territorio è la nostra storia, la nostra tradizione, la nostra cultura. Ecco, la terra è nostra, la terra è nostra, nessuno ce la deve toccare. O se ce la toccano, che ce la tocchino con criterio. Questo non è un nostro criterio, non è un qualcosa che noi vogliamo. E non accettiamo di subire delle decisioni da parte dell'Europa, perché noi siamo cittadini europei o siamo sudditi europei? Avremmo anche un nostro cazzo di diritto di dire noi questa cosa non la vogliamo, rispettateci. E la politica a cosa serve? La politica è quell'elemento, quella valvola che sta in mezzo al volere popolare e alla legge, e fa in modo che questa legge venga rispettata attraverso gli apparati statali. Ma se tramuti in legge una cosa che il popolo non vuole, questi rappresentanti ci rappresentano veramente? Ovvio che no. E adesso noi cittadini continuiamo a votarli, continuiamo a dare potere a queste persone che ce la mettono in culo, perché alla fine siamo sempre noi responsabili, E vediamo un po' come possiamo reagire. Questa battaglia la stiamo perdendo, perché gli alberi l'hanno già spiantati, perché le decisioni le hanno già prese, però ancora qualcosa la possiamo dire, qualcosa la possiamo fare, ognuno nel suo piccolo. Il problema è che ognuno ha il suo piccolo, ecco. Io mi rendo conto di non stare facendo tanto, ma stando in Spagna qualche video lo posso fare, qualche opinione pubblica la posso sensibilizzare, e chi sta lì può andare a protestare, può condividere un video, può andare a incazzarsi, può fare un esposto, può fare lo sciopero della fame come sta facendo il nostro Fati. Ecco, svegliamoci, perché il territorio è nostro e qualcosa lo dobbiamo fare. Grazie per avermi guardato e spero che condividiate le nostre idee. Non il video, non vi preoccupate, però le idee sì, vanno condivise. Ciao!